Now we'll read the same in English. Who are the true Christians? Truth is one and eternal. Realize oneness with it in your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. Jesus Christ said in chapter 10 of the Gospel of St. John, "All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them." Many Christians, not surprisingly, quote this saying in condemnation of other spiritual teachers, not only the Old Testament prophets, but also Buddha, Krishna, and others who lived before Jesus, as well as, by inference, any who came after him. Yet Jesus himself said in St. Matthew chapter 5, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." Nowhere do we find Jesus condemning or even gently criticizing other spiritual masters. His criticisms were reserved for worldly attitudes and for those hypocritical Pharisees who had allowed religion to become, for them, a pretense. Paramahansa Yogananda explained that the expression, "all that ever came before me," referred to those spiritual teachers who placed their egos and their self-importance ahead of the Christ consciousness, in the sense of drawing people's devotion to themselves and not offering it where alone it truly belongs, to God. Yogananda himself was very firm in this regard. For example, he never spoke of anyone as his disciple. Instead, he always insisted they are God's disciples. God is the guru, not I. Ego is a way station on the soul's journey toward enlightenment. The soul is first trapped in lower bodily forms. Slowly it evolves to the human level, at which point self-consciousness appears. Only in human form can self-consciousness transcend material form altogether, including the lower identity of ego consciousness, and discover the true divine self within. Self-consciousness, manifested as ego, is an incentive to deliberate self-development. Later in this process of development, however, the ego becomes an obstruction. Inevitably, new spiritual aspirants do not emerge effortlessly from the vortex of ego consciousness. Desire must be offered up resolutely and ever more wholeheartedly on the altar of infinity. It is a gradual process, and few even among those who seek to help others are free from ego. If, however, their motive in teaching is not to serve, but to be served, they deserve a severe reprimand, as Jesus gave them, for their direction of development is no longer upward, but downward. In the name of giving up desires, they are creating new ones. As it says in the Bhagavad Gita in the 3rd chapter, "Desire obscures even the wisdom of the wise. Their relentless foe, for it is a flame never quenched. Intellect, mind, senses, these combined are referred to as the seat of desire. Desire through them deludes and eclipses the discrimination of the embodied soul.
O Arjuna, discipline your senses, and having done so, work to destroy desire, annihilator of wisdom and of self-realization. Give God the credit for everything you do. See Him as the true doer. Thus, through Holy Scripture, God has spoken to mankind. This is a very beautiful and very important subject today. Quello di oggi è un argomento molto bello e molto importante. Who are the true Christians? Chi sono i veri cristiani? If we want to feel that we're really a Christian, Se vogliamo sentire di essere veramente un cristiano, it would be good for us to start with asking this question. sarebbe bene che iniziassimo ponendoci questa domanda. Who is Christ? Chi è Cristo? Do you think that Christ is the body of Jesus? Pensi che Cristo sia il corpo di Gesù? He didn't think that way. Lui non pensava questo. So if we follow only that one person and only that one body, we're not true Christians. Quindi se noi seguiamo solo quella persona, solo quel corpo, non siamo veri cristiani. In the Bible, sometimes he referred to himself as the Son of God. Nel Vangelo a volte lui si riferiva a se stesso come figlio di Dio And at the other times, he referred to himself as the Son of Man. e altre volte si riferiva a se stesso come al figlio dell'uomo. The Son of God is the Christ consciousness. Il figlio di Dio è la coscienza cristica And the Christ consciousness is that consciousness that realizes that God permeates every aspect, every atom of creation. e la coscienza cristica è quella coscienza che comprende, che realizza che Dio permea ogni aspetto e ogni atomo della creazione. And when we can hold that realization, not just the intellectual thought, but the actual realization of that, E quando noi abbiamo quella realizzazione che non è solo un pensiero intellettuale, ma una comprensione intellettuale, ma proprio una realizzazione, then we're really a true Christian. allora siamo dei veri cristiani. When Master first was writing his autobiography of a yogi, Quando il maestro stava scrivendo l'autobiografia di uno yogi, he had a subtitle for it. all'inizio aveva un sottotitolo. He called it The Yogi Christs of India, L'aveva intitolato Gli yogi cristici dell'India, because those great knowers of God perché quei grandi conoscitori di Dio, who realized that their self-identity is not this body, che avevano realizzato che la loro identità non è con questo corpo, but it's everything in the universe, ma è ogni cosa nell'universo and in fact beyond the creation. e anche al di là della creazione. Then we become a true Christian. Quando è così, allora veramente diventiamo veri cristiani. For those of you who saw the movie yesterday, The Answer, Per quelli di voi che ieri hanno visto il film The Answer, there's a charming little scene in there. c'è una scena molto dolce lì dentro. Master, it didn't say so in the movie, but Master felt that because Swami was leading others, he looked too young. He was only 22 years old. E non viene detto esplicitamente nel film, però il maestro, siccome Swami aveva solo 22 anni, pensò a un certo punto che sembrasse troppo giovane per poter guidare altre persone. And so he told him to grow a beard. E per questo gli disse di farsi crescere la barba. Hardly anyone in those days in America had a beard. A quell'epoca quasi nessuno in America aveva la barba. Just a little interesting side story. E solo voglio fare una parentesi raccontandovi una piccola storia. When Master got on the boat to come from India to America, Quando il maestro si trovava sulla nave che lo portava dall'India in America, he had a beard. lui aveva la barba.
But when he was on the boat, people told him that he would create a sensation if he still had a beard. Ma mentre era sulla nave, le persone cominciarono a dirgli che avrebbe fatto scalpore se lui avesse tenuto questa barba. He also had long hair, E lui aveva anche i capelli lunghi, and that too would create a sensation. e anche quello avrebbe fatto scalpore. But at least he agreed to cut off his beard. Ma almeno lui acconsentì a farsi tagliare la barba. He refused to cut his long hair because that has a yogic principle to it. Si rifiutò di tagliare i capelli lunghi perché quello è un principio yogico. So, at any rate, coming back to Swami, Master told him to wear a beard, and because he had a beard, they asked Swami to play the part of Jesus in a Christmas tableau. E per tornare al film, quindi il maestro chiese a Swami di farsi crescere la barba e Swami lo fece e per questo gli venne chiesto di interpretare Gesù in una recita natalizia. And afterwards, Swami visited Master, and Master said, people were saying that you look just like Christ in that tableau. E poi quando Swami vide il maestro gli disse, sai, hanno detto tutti che assomigliavi tantissimo a Gesù in quella recita. And Swami said to Master, a little bit lightly, I would rather be like Christ than look like Christ. E Swamiji rispose al maestro anche con un po' di leggerezza, ma io preferirei essere come Cristo che assomigliargli. But Swami said that Master took that very seriously E Swami disse che il maestro lo prese molto seriamente and just said to Swami, that will come. e gli disse, succederà. When he said that to Swami, he said it to all of us. E quando il maestro disse questo a Swami, in realtà lo disse a tutti noi. That will come. Succederà. That is the purpose of our whole spiritual path. È lo scopo di tutto il nostro sentiero spirituale. So we are involved in a long process to overcome attachment to the ego. Siamo tutti coinvolti in un lungo processo che ci porta a superare l'attaccamento all'ego. There are several very important statements that we could miss in this reading. Ci sono tanti passaggi importanti in questa lettura che potrebbero sfuggirci. The first is that as we come into the human form, we acquire self-awareness. Il primo è che nell'entrare nella forma umana noi acquisiamo l'autoconsapevolezza. So we become aware that we as an individual are different from other individuals. Cioè diventiamo consapevoli che noi come individui siamo diversi da altri individui. Most animals don't have this awareness. La maggior parte degli animali non ha questa consapevolezza. In the spring, sometimes I have seen, in fact it happened here at Assisi, where in the spring a pheasant came up to the window. E ho visto in primavera, in effetti è successo qui ad Assisi, che un fagiano è arrivato vicino alla mia finestra. There was a door with a big window on it. C'era una porta a vetri. And the pheasant saw its reflection in the window, E il fagiano ha visto il proprio riflesso nel vetro thought it was another pheasant and began pecking at it. e pensava che fosse un altro fagiano e ha cominciato a colpirlo con il becco. That shows that the pheasant doesn't have the awareness of its own self. E questo dimostra che il fagiano non ha la consapevolezza del proprio sé. But when we come into human form, we gain that self-awareness. Ma quando entriamo nella forma umana noi acquisiamo quell'autoconsapevolezza. And some people who are beginners on the yogic path think that we're trying to get rid of that awareness. E alcune persone che sono principianti sul sentiero spirituale pensano che noi dobbiamo disfarci di questa autoconsapevolezza. But we aren't. We can never get rid of self-awareness. Ma non è vero, noi non possiamo mai liberarci dall'autoconsapevolezza. Why? Perché? Because God is self-aware, Perché Dio è autoconsapevole and we are an extension of God. e noi siamo un'estensione di Dio. Therefore, we will always be self-aware. E per questo noi saremo sempre autoconsapevoli. But our task is to get rid of the awareness that thinks we're this tiny little body and this tiny little personality.
Ma quello di cui vogliamo liberarci è la consapevolezza di essere questo piccolo corpo e questa piccola personalità. So Master has brought us groupings of techniques to help us overcome that. E quindi il maestro ci ha portato un gruppo, un insieme di tecniche per aiutarci a superare questo. And most especially Kriya, and we will have this week-long Kriya Bond retreat. E in particolare il Kriya, e avremo proprio per tutta la settimana il nostro ritiro Kriyaban. But there was another statement in there that would be very easy to miss. Ma c'era anche un'altra affermazione nella lettura che sarebbe facile perdere, That it is a great blessing to be born as a human being. che è una grande benedizione nascere in una forma umana. It is a great blessing to have ego awareness so that we think that we're this body and personality. È una grande benedizione avere la consapevolezza dell'ego, così che sentiamo di essere questo corpo e questa personalità. Why? Perché? Because that causes us suffering. Perché questo ci fa soffrire. Not suffering of the body, Non la sofferenza del corpo, suffering of the consciousness. ma la sofferenza della coscienza. We know that we're something more than this ego. Noi sappiamo di essere qualcosa di più di questo ego And we have a hunger to expand our consciousness. e abbiamo una grande fame, una grande sete di espandere la nostra coscienza. And that hunger is the most important gift that God has given us. E questa sete è il dono più grande che Dio ci abbia dato. I read an amazing statement by Master. Ho letto un'incredibile affermazione del Maestro. He said that the humans are higher than the angels. Lui ha detto che gli esseri umani sono più elevati degli angeli. When I read that, I thought, how could he say that? Quando l'ho letto ho detto, ma cosa dice? Com'è possibile che abbia detto questo? He said, because the angels do not have the desire to merge back into God. E lui ha detto che è perché gli angeli non hanno il desiderio di immergersi nuovamente in Dio. They are completely fulfilled in the form that they're in, which is separate from God. Sono perfettamente appagati nella forma in cui si trovano, che è separata da Dio. But we will never, ever be fulfilled until we merge back into God. Ma noi non saremo mai e poi mai appagati finché non ci immergeremo nuovamente in And Dio. that is the most precious gift we can ever have. E questo è il dono più prezioso che potremo mai avere. Now, our job is to work to overcome the delusion that we're only this body. Il nostro compito è di adoperarci per superare l'illusione di essere solo questo corpo. And gradually, as we can do that, we grow toward the Christ consciousness. E gradualmente, via via che lo facciamo, cresciamo verso la coscienza cristica. And someday, as Master said, that will come. E un giorno, come ha detto il Maestro, succederà. One time, many years ago, Swami went to visit the bishop of Assisi. Un giorno, tanti anni fa, Swami Kriyananda andò a trovare il vescovo di Assisi. Partly because as Ananda grew more and more popular, the bishop grew less and less happy with our presence here. E in parte perché mano a mano che cresceva la popolarità di Ananda, il vescovo era sempre meno contento della nostra presenza qui. And so Swami thought it would be good to go visit him and at least have an exchange. E quindi Swami pensò che fosse bene andarlo a trovare e almeno avere uno scambio con lui. And because Swami was very refined and the bishop was very refined, they had a very nice exchange. E poiché Swami era molto raffinato e anche il vescovo era molto raffinato, il loro scambio fu molto bello. But toward the end of this meeting together, the bishop said, "It's too bad that you're not a Christian." Ma verso la fine del loro incontro, però, il vescovo disse: che peccato che lei non è cristiano. Swami said, "But I am a Christian." E Swami rispose: ma io sono cristiano. He said, "I believe in Christ. I worship Christ. I pray to Christ. Disse: io credo in Cristo, prego Cristo, adoro Cristo. I am a Christian." Io sono un cristiano. And the bishop said, "No, no, you're not a Christian. E il vescovo disse: no, tu non sei un cristiano. You have to believe in Christ the way I say you must believe in Christ." Devi credere a Cristo nel modo in cui io dico che devi credere. And Swami realized
that just arguing would not get him anywhere. E Swami si rese conto che discutere con lui non avrebbe portato da nessuna parte. So he very wisely said, "You say I'm not a Christian, I say I am a Christian. E quindi con molta saggezza disse, lei dice che io non sono un cristiano, io dico che lo sono. Let's let Christ decide." Lasciamo che sia Cristo a decidere. So, are you a true Christian? Quindi tu sei un vero cristiano? Let's let Christ decide. Lascia che sia Cristo a deciderlo. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. Thank you all for joining us this morning. Grazie per essere tutti qui stamattina. Jyotish mentioned several very important statements in this reading this morning. Jyotish ha accennato ad alcune affermazioni molto importanti nella lettura di stamattina. But there were also two that seemed to me worth sharing about. Sorry, I didn't hear you. There are two other ones that seem worth Ce sharing. ne sono anche altre due che secondo me vale la pena di condividere. The first is, the ego is a stepping stone to self-realization. Il primo è che l'ego è un trampolino verso la realizzazione del sé. This is well worth meditating on this thought. E vale veramente la pena di meditare su questo pensiero. Because we think of our personality, our thoughts, our feelings as a finished product. Perché noi pensiamo alla nostra personalità, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti come un prodotto finito. I remember someone wearing a t-shirt that said, "Be patient with me, God isn't finished yet." Ricordo una persona che aveva una maglietta che diceva: abbi pazienza con me, Dio non ha ancora finito il suo lavoro. And so we are not finished yet, we are in process. Quindi è vero, noi non siamo ancora finiti, completati, è un lavoro ancora in corso. And if you think of yourself this way, it's much easier to change. E se pensi a te stesso in questi termini, è molto più facile cambiare. Master talked about the danger of becoming a psychological antique. Il maestro ha parlato del pericolo di diventare un'antichità spirituale. And Swami would say, whenever someone would say, "As I always say," E Swami diceva, ogni volta che qualcuno dice come ho sempre detto, you know that person stopped thinking a long time ago. tu puoi essere certo che quella persona ha smesso di pensare tanto tempo fa. And so if we think of where we are now as part of a journey into the light, Quindi se pensiamo a dove ci troviamo adesso nel nostro viaggio verso la luce, and in this way, any mistakes we've made in the past, we say, "I'm moving forward." e in questo modo qualunque errore abbiamo fatto in passato, diciamo, ma sto andando avanti. We don't drag them along with us everywhere we go. Non ce li trasciniamo dietro ovunque andiamo. And what is it that helps us to give energy to this evolutionary spiritual process? E questo ci aiuta a dare energia a questo processo di evoluzione spirituale. It's the qualities of the Christ consciousness. E queste sono le qualità della coscienza cristica: Unconditional joy la gioia incondizionata and limitless love. e l'amore illimitato. And as we go on our journey, when we are faced with decisions to make, E mentre procediamo con il nostro viaggio, mentre ci troviamo davanti a decisioni da compiere, always measure them by the yardstick of joy and love. misurale sempre, valutale sempre in base al metro dell'amore e della gioia. If I act in this way, if I speak in this way, if I feel this way, Se agisco in questo modo, se parlo in questo modo, se mi sento in questo modo, does it bring me joy?
Mi porterà gioia? Does it bring joy to the people around me? Porterà gioia alle persone intorno a me? Do I feel God's love when I act in this way? Sento l'amore di Dio quando agisco in questo modo? If the answer is, I'm not so sure, Se la risposta è non ne sono sicuro, then maybe it's not the right course to go. allora forse non è la giusta direzione da prendere. But life is such a beautiful journey of self-discovery. Ma la vita è un viaggio così bello di scoperta di sé. And Swami was always so encouraging to us to never get discouraged and to keep trying. E Swami ci incoraggiava sempre così tanto a non scoraggiarci mai, a cercare sempre di provare. He said, if you discover a fault in yourself, a mistake within yourself, Lui diceva, se tu trovi una colpa in te stesso, un errore in te stesso, don't be unhappy. non essere triste, You should rejoice dovresti rallegrarti, because that flaw has always been there. You Per- just never saw it before. perché quel difetto è sempre stato lì, è solo che prima non lo vedevi. And once you see it, then you can start working on it. E quando lo vedi, allora puoi cominciare a lavorarci sopra. So, over the years, I have seen so many beautiful friends who have followed this path. Nel corso degli anni ho visto così tanti amici meravigliosi che hanno seguito questo sentiero. In America, In America, here in Italy, qui in Italia and in India, e in India. everywhere we have gone to be with devotees. Ovunque siamo andati per essere con altri devoti. And you see your Guru Bhais becoming lighter and lighter and freer and freer. E abbiamo visto i nostri Guru Bhai diventare sempre più leggeri, sempre più liberi. Some years ago, a woman who lived at Ananda village had a very beautiful dream. Qualche anno fa una donna che vive ad Ananda Village ebbe un sogno bellissimo. In the dream, Swami was there and he was chanting to a big group of people. Nel sogno Swami era lì e cantava con un grande gruppo di persone. And it took place outside on a beautiful sloping hill. E questo accadeva all'aperto in una bellissima collina. And there were little groups of people in small circles holding hands chanting. E c'erano dei piccoli gruppi di persone che si tenevano per mano e cantavano. And from time to time, one of them holding hands would raise their hands up like this. E ogni tanto una delle persone alzava le mani in questo modo. And everyone knew that that person had found liberation. E tutti gli altri sapevano che quella persona aveva trovato la liberazione. But no one was envious Ma nessuno era invidioso, because they knew that their turn would come. perché sapevano che sarebbe arrivato anche il loro turno. So this family of Ananda, E quindi questa famiglia di Ananda, we are all chanting with our love and joy to God. stiamo tutti cantando con amore e con gioia a Dio. And from time to time, we see one of our friends especially illuminated. E di tanto in tanto vediamo uno dei nostri amici particolarmente pieno di luce. But our time will come. Ma anche il nostro momento verrà. Master promised. Il Maestro ce l'ha promesso. It's not that we are special, Non è che noi siamo speciali, but God and Guru can do miracles. ma il Dio e il Guru possono fare miracoli. So, in our journey towards the light, Quindi nel nostro viaggio verso la luce, live in the light vivete nella luce. if you want to become the light. Se volete diventare la luce, Live in joy vivete nella gioia. if you want to be filled with joy. Se volete essere colmi di gioia. And share God's love E condividete l'amore di Dio if you want to melt into that love. se volete immergervi in quell'amore. It's not so complicated. Non è così complicato. And the second statement, and I'll speak briefly on this, E l'altra affermazione, e parlerò brevemente di questo, because in the Bhagavad Gita it said, the seat of ego is the mind, the intellect, and the senses.
Poiché nella Bhagavad Gita abbiamo sentito, si dice che la sede dell'ego è nella mente, nell'intelletto e nei sensi. And it is this ego that creates the desires that keep us in bondage. Ed è questo ego che crea i desideri che ci tengono prigionieri. Usually when we think of desires of the senses. Di solito quando pensiamo ai desideri dei sensi. But the desires of the mind are more subtle and more dangerous. Ma i desideri della mente sono più sottili e più pericolosi. I want to be important. Voglio essere importante. I want people to look up to me. Voglio che gli altri mi considerino un esempio. I want people to see how especially spiritual I am. Voglio che le persone vedano quanto sono spirituale. Every thought like that separates you from God. Ogni pensiero come questo ti separa da Dio. And here in this blessed area where St. Francis lived, E qui in questa zona benedetta dove visse San Francesco, the saint of humility, il santo dell'umiltà, the saint of total self-forgetfulness, il santo della completa dimenticanza di se stessi. even in the last days of his life when he was at San Damiano and he was dying, Perfino negli ultimi giorni della sua vita, quando era a San Damiano e stava morendo, they found him holding himself steady against a tree singing. lo trovarono che si era appoggiato barcollando a un albero e cantava. And he said, "Oh, my brothers, in my hour of need, listen to this beautiful song that God has given me." E lui disse: "Oh, miei fratelli, in questa mia ora del bisogno, ascoltate questo meraviglioso canto che Dio mi ha donato." And this was the canticle of the creatures. E questo era il cantico delle creature. But he didn't say, "Oh, I have written a new song. Would you like to hear?" Ma lui non ha detto: "Oh, ho scritto un nuovo canto, volete sentirlo?" No. And so watch your thoughts if you want to move from the stepping stone of ego into Christ consciousness. E quindi osserva i tuoi pensieri se vuoi muoverti da questo trampolino dell'ego fino alla coscienza cristica. And what is so beautiful about the saints is in their greatness there is no sense of self. E quello che è così bello dei santi è che nella loro grandezza non c'è il senso del sé. And how could it be otherwise, really? E come potrebbe essere altrimenti? Because once someone praised Master for his humility, Una volta una persona lodò il maestro per la sua umiltà and he said, "How can there be humility when there is no consciousness of self?" e lui rispose: "Come può esserci umiltà quando non c'è alcun senso del sé?" So, moving towards Christ consciousness, we come first from the minerals, plants, animals, to the human ego. Nel nostro percorso verso la coscienza cristica cominciamo come rocce, poi piante, animali e poi l'ego umano. And that's just the beginning. E quello è solo l'inizio. When Gyanamata, Master's beautiful woman disciple, passed away, Quando Gyanamata, la meravigliosa discepola del maestro, lasciò il corpo, she said her last words were, "Such joy, too much joy, too much joy." le sue ultime parole furono: "Che gioia, troppa gioia, troppa gioia." And she had transcended from the level of ego to complete oneness with God. Lei aveva trasceso il livello dell'ego fino alla completa unione con Dio. So often it is we ourselves who limit our spiritual growth. Molto spesso siamo proprio noi stessi, a limitare la nostra crescita spirituale. We say, "Oh, maybe I can go this far, but not that far." E diciamo forse: io posso andare solo fino a qui, ma non posso arrivare oltre. Don't look to the left or the right. Non guardare né a sinistra né a destra. Don't even look how far it's going to be. Non guardare neanche quanto sarà lontano. Just look at the eyes of your guru Guarda solo gli occhi del tuo guru and say, "Bring me home." e digli: "Portami a casa." And miracles can happen.
e allora miracoli potranno accadere. Christ is born this day.